sei un giocatore non troppo esperto, ma ti piace il backgammon e vorresti capire meglio certi concetti per evitare di ripetere sempre gli stessi errori? Ragioniamo insieme su alcune posizioni con gli occhi di chi non è un campione, ma vuole imparare e migliorarsi. Buongiorno a tutti, oggi vediamo due posizioni presentate da Andrea Senneca su uno dei problemi annosi del backgammon che causa tantissimi errori, cioè il momento opportuno per lasciare l'ancora. Innanzitutto ciao Andrea. Ciao. E direi passiamo subito a vedere la prima posizione. Eccola qua. Fai le tue considerazioni. Allora, questa partita sono in netto svantaggio, sto perdendo 7-0, il game è abbastanza equilibrato per ora perché io con questo 11, anzi no, non è equilibrato, io con questo 11 accumulo un vantaggio di oltre 20 pip e qui appunto per le ragioni di cui sopra sono in vantaggio, decido che questo è il momento di scappare, quindi gioco 21-10 sfruttando ancora, diciamo, lui che è incastrato sull'1 con entrambi i corridori. Con questa mossa scavalco la sua pila del 12 e certo rischio, però lui non è ancora fortissimo, non è ancora fortissimo in casa, certo c'ha 9 pedine che sono ben distribuite, però penso anche che non può che essere peggio nei prossimi tiri, cioè li porterà la decima, l'11ª, la 12ª, comincerà a coprire qualche casa interna e io o tiro un doppio e neanche tutti i doppi o sarà difficile per me scappare, per cui penso che questo forse è l'ultima finestra che ho per cominciare a scappare con il primo corridore, quindi gioco 21-10 e la cosa che però mi ha stupito è che io nella mia mente l'alternativa sarebbe stata 13-2, proprio nettamente, era questo il mio ballottaggio in testa, 13-2 o 21-10 e invece con mia grande sorpresa XG mi ha suggerito 13-8, 13-7 che sempre nella mia testa regala 5, 6, 7 tiri anzi di più perché tutti i 6 più altri tiri indiretti che possono colpire i miei blocchi diciamo facendo sfumare tutto il vantaggio in corsa, per cui io ho giocato 21-10 ed è un blunder abbastanza consistente. Però io non direi regala. Pensa dopo la mossa di XG che cosa succede se non ti colpisce. Hai una Chiudo. posizione fortissima, già da raddoppio praticamente, perché se chiudi il bar point lui ha grosse difficoltà con le sue pedine sul 24, puoi fare eventualmente casa 4, cioè hai tantissime possibilità. Diciamo che la mossa di XG è una mossa high risk, high reward, cioè sta rischiando abbastanza ma per un grosso premio. Giocare 13-2 sì, rischi di essere colpito, ma se anche non vieni colpito hai ottenuto granché? No. Mentre invece la mossa che hai giocato tu evidenziamola, mossa che hai giocato tu è comunque ad alto rischio, perché è chiaro che lui a questo punto attaccherà la tua pedina arretrata, che è lasciata da sola, quindi con gli 1, con i 2, con i 4.
Se tu o facendoti casa in testa già a 6, 7, 8, 9 tiri che fanno casa in testa e non sono pochi. Poi hai il 6-3 che ti colpisce nell'outfield, quindi ha già 11 tiri ottimi, ma anche se colpisce loose, diciamo, quindi senza fare casa in testa, sul suo punto 4 e tu non ricolpisci, sei in grossa difficoltà. Quindi gli stai dando una possibilità buona, mentre invece l'ancora ti dà garanzie di giocare abbastanza tranquillo. Cioè, per dire, se giocando la mossa di XG vieni ricolpito, il game non è per niente finito, c'hai ancora tantissime possibilità. Pensa ad esempio a un 6-2. Ok, colpisce e va avanti. Tu rientri e tiri un 4 e ricolpisci. Lui non ha neanche l'ancora e sta rischiando. Quindi sì, la mossa di XG è una mossa rischiosa, ma vale la pena. Ma a questo punto ti chiederei, se non ora, quando? Cioè, questo è uno dei dilemmi. Quando lasciare l'ancora? Quando, se non con un 6-5? Perché tanto la sua posizione è forte o potenzialmente molto forte in difesa, cioè nella sua casa, ce l'ha e ce l'avrà sempre di più. Per cui prima o poi si deve lasciare quest'anno. Oppure si può Fermati, fare una fermati. gara a chi è costretto a lasciarla dopo. Cioè, Allora, il tuo gioco, allora innanzitutto hai l'ancora molto più avanzata della sua e questo è un grosso vantaggio. Secondo, il tuo obiettivo principale non è scappare. Chiaro, se tiri un doppio 5, doppio 6, ok, ben volentieri. Ma il tuo scopo principale è rinforzare la posizione d'attacco. Se tu crei un prime per contenere le sue pedine arretrate, a quel punto stai rinforzando tantissimo la posizione. Poi dopo puoi anche pensare di scappare. Ma principalmente hai ancora 5 pedine sul mid. Quindi di qui a scappare, quelle pedine, vedile come una garanzia. Non è che il solo fatto che abbia 10 pip di vantaggio assolutamente deve essere una corsa. No, no, la tua possibilità migliore è costruire una posizione forte per giocare contro le sue due pedine arretrate. Il tuo vantaggio maggiore è quello, non è il vantaggio in corsa, ma il fatto che hai un'ancora più avanzata della sua. Questo è il grosso vantaggio. okay. Chiaro. Ok, proviamo a passare alla successiva. Sì, allora, qui in realtà la mossa che poi ho scoperto essere la mossa consigliata da XG non era proprio, io ho valutato subito che era obbligatorio colpire, proprio, non ho pensato a nient'altro che colpire. E una volta che colpisci, quindi sei uscito, a questo punto ho pensato usciamo con tutte e due. Così che il 6, diciamo, quindi ho giocato 21-18 e 21-15, giusto per chiarirci. E il mio pensiero è stato anche, beh, quella del 18, sul 18 è sicura perché col 6 non mi può colpire perché non può, certo con il 3-6, 4-6 ok mi può colpire, però in realtà almeno me ne colpisce una, diciamo, visto che l'ho colpito, per cui ho pensato che era appunto la famosa finestra giusta per scappare con tutte e due. Questo è stato il ragionamento. Però, ripeto, io in questo momento, cioè in questa fase della partita,
non ho proprio valutato la possibilità di non colpirlo, cioè per me è stata proprio un automatismo e lo dovevo colpire lì. Non ho pensato all'8-2 ovviamente, ma ho pensato al 21-18. Quindi di conseguenza a catena, una volta che per me il 21-18 era certo, il 21-15 mi è sembrata la migliore per uscire con entrambi. Questo è stato ragionato. Ok, ma guarda la sua casa interna. Non ti fa paura? Sì, però quale può essere come la posso vincere io questa partita? Se non sperando che lui che danzi per un tiro, quantomeno mi consente di aggiustarmi il 18 e il 15. Cioè, ho pensato che questa fosse veramente l'unica finestra proprio per vincere la partita. C'è anche il cubo, già. Ma no, allora, dopo che giochi la mossa tranquilla, tu hai tutte le possibilità di creare delle altre case interne, casa 4, casa 3, casa 2, casa 7. Cioè, questa è una posizione che va giocata con cautela. Hai il vantaggio di avere un'ancora avanzata che neutralizza, almeno per il momento, la sua casa interna fortissima, mette fuori gioco le sue pedine sul 3 e sul 2, quindi hai più pedine per giocare, hai possibilità di creare il prime. Allora, se colpisci, che cosa ti può succedere? Con quanti tiri ricolpisce? Poi mi dirai tu, ma io non conto perché, ma giusto come idea, secondo te quante possibilità di ricolpire? No, sono alte. E al- Stiamo tra le 10 e le 12, immagino anche di più. Ma allora, guarda, contiamo velocemente. Ok, 1-3, 1-6, 2-3, 2-6, 3-6, 4-3, 4-6, più, e siamo già a 12, no, a 14, più i doppi 2, i doppi 3, cioè abbiamo 16 tiri che ricolpiscono. Se ti ricolpisce, fa male? sì. No, non fa male, fa molto male, è diverso. È diverso. Quindi andare a colpire è un rischio enorme, enorme, e non ne vale la pena. Non ne Ma vale ti la faccio pena. una domanda. Se la posizione di partenza fosse stata con la mia ancora sul 24, a quel punto avrebbe avuto senso già colpirlo sul 18 e poi andare sul 15. Sì, perché il punto è che con l'ancora sul 24 sei in una situazione di debolezza. Qua l'ancora avanzata è una forza, è una potenza. Prima di abbandonarla ci devi pensare. Ci devi Questa è la chiave. pensare. Ah. Cioè le ancore avanzate non sono un problema fino a prova contraria, diciamo, questo è il senso. Diciamo che le ancore avanzate sono una forza, Mm. poi non devono rimanere ancore per sempre, ma c'è il momento in cui vanno portate avanti. Ma qui sei in ritardo anche di 23 pip in corsa. Quindi il tuo vantaggio non è la corsa, dici ah sì, colpisco, a quel punto sì, ho recuperato lo svantaggio in corsa. No, il tuo vantaggio è che hai una struttura nettamente migliore, ma la tua struttura è buona finché hai l'ancora, perché sei tranquillo. Per dire, se anche venissi colpito con una pedina, appunto giocando 6-3 con la mossa corretta, non stai lasciando nessun tiro, ma supponendo che successivamente lasci un tiro, vieni colpito, se rientri ad esempio sulla casa 4 sei tranquillissimo, non è un problema, non ti può chiudere la tavola, no, c'è la casa 4 che è una garanzia che non devi lasciare così. Per dire doppio 3, beh, ok, allora sì, colpisci, fai casa 3, ma è un discorso diverso.
ma altrimenti no, no, soprattutto poi con la sua casa così forte è un rischio altissimo, quindi non va assolutamente corso quel rischio. Ok, è molto difficile non colpire. Certo, è molto difficile, sempre per il giocatore non proprio maturo, ci pensa mille volte perché pensa di aver fatto la mossa del pollo, diciamo, non colpendo. Ci devono essere motivazioni inoppugnabili, e non mi erano sembrate, diciamo. Questo è... Guarda che è un errore che faccio spesso anch'io di colpire dall'ancora. Bisogna, non è è una delle scelte più difficili, però bisogna cercare di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi. Anche qui, secondo me, tu non hai considerato, hai pensato, ah sì, sì, mangio, ma non hai pensato ai punti di forza del tuo avversario, cioè la casa forte, le possibilità di ricolpirti. Se avessi valutato che c'erano, quanti ne abbiamo contato, 16 tiri che ricolpivano e che la sua casa è molto forte, avresti colpito? Ma forse sì, perché penso che è un momento buono perché poi se la scampo, mi aspetto e la partita si ribalta, cioè praticamente io potrei anche tentare un redouble nel giro di 2 o 3 tiri se il prime lo faccio. Scusati, Non lo ma so, io penso, fermati. fondamentalmente io penso sempre alla finestra per poter vincere la partita in poche mosse. Diciamo, E questo vabbè, è molto offensivo da questo punto di vista. in poche mosse, che cos'hai? Un appuntamento dopo 10 minuti? Non No, è, il punto è che stai già meglio, anche con la mossa tranquilla. Non è che sei disperato e quindi devi colpire per cercare di. Stai già meglio. Colpendo stai rischiando tantissimo. Quindi sì. non vale la pena. Lui ha problemi perché tu hai molto più tempo di lui. Il fatto che sei in ritardo in corsa ti dà del tempo. Lui deve venire avanti, certo, se ti tira un 6-5 e ti fa l'ancora sul suo bar point, ad esempio, ma altrimenti con quelle due pedine arretrate, senza l'ancora, dal mid dovrà muoversi, ma non è una passeggiata. La tua ancora è fortissima, non la devi dar via così, giusto per la speranza, ah sì, ma se non mi colpisce allora poi... No, quello è un bene prezioso e devi tenerlo, assolutamente. Perfetto. Ok, questi erano soltanto due esempi, ma secondo me due esempi importanti che secondo me aiutano molti a valutare con più attenzione la vantaggi e svantaggi di abbandonare un'ancora. Quindi grazie Andrea e alla Grazie a prossima. te. Non sei un campione, ma vorresti imparare e migliorare il tuo livello di gioco? Ti piacciono le spiegazioni semplici? La playlist Lezioni per Intermediate è quello che fa per te. Raccoglie tanti video che ti interesseranno sicuramente.